Il mio intervento oggi verterà sulle tecniche di condizionamento sulla massa e sulla politica alla luce del dettato costituzionale. Perché ritengo importante affrontare questo argomento? Perché a detta del capo della CIA degli anni 70, William Colby, il nostro paese è stato oggetto del più vasto programma di azione politica clandestina, quindi manchiamo un primato ed è giusto che valutiamo il perché è successo questo, da parte di chi e con quali mezzi. Perché ci sono l'America ha iniziato negli anni 90 grazie a Bill Clinton col Freedom Act un'importante desecretazione di documenti da cui possiamo conoscere molto anche di quello che è successo in Italia. Perché noi siamo stati oggetto del più vasto programma di manipolazione? Perché come risulta da un documento che è presso l'Archivio Nazionale del Maryland in America, durante un colloquio tra Winston Churchill e il delegato apostolico William Godfrey del 17 novembre 1945, Churchill affermò che l'unica cosa che mancherà all'Italia è un'assoluta libertà politica, che determinerà uno stato di discordia permanente e provocherà la debolezza dei futuri governi italiani. Tuttavia Churchill ha affermato che tale mossa è necessaria. Il fascismo e la sconfitta bellica, infatti, hanno causato una rovina tale da rendere impossibile che il popolo italiano goda della tranquillità necessaria alla ricostruzione morale e materiale del Paese, avvalendosi di un'affidabile prassi democratica. Ci vorranno molti anni per raggiungere questo obiettivo. Churchill ha aggiunto che il controllo politico sarà effettuato con la massima discrezione possibile e comunque sempre nell'interesse dell'Italia. Quindi la nostra debolezza cronica nella manipolazione del nostro sistema politico avviene per una decisione presa nel 1945. Dalla documentazione oggi disponibile si evince che la principale arma utilizzata per operare questo controllo è stata la guerra psicologica. Termine poco noto, argomento affrontato pochissimo, di cui quasi nessuno sa nulla, che però, come ci informa il generale Fabio Mini e il generale Amato, le armi della guerra psicologica fanno più vittime innocenti di qualsiasi arma convenzionale, di qualsiasi guerra convenzionale, molte più. E quindi forse per comprendere la situazione italiana, per capire perché è successo quello che è successo in passato, cosa sta succedendo oggi e probabilmente cosa potrebbe succedere in futuro, credo che alcuni dati vadano ricordati e alcune tecniche vadano iniziate. La guerra psicologica consiste nell'uso della propaganda, e questo qualcuno sa qualche cosa sulla propaganda, ma soprattutto di altre operazioni psicologiche che hanno il compito di condizionare un gruppo, una persona o un popolo intero. I principi psicologici posti alla base della guerra psicologica sono tanto semplici quanto atroci. In che cosa consistono? Consistono nell'agire sui bisogni della persona, cioè quelle insufficienze che spingono un individuo ad agire per soddisfarle. Quindi la guerra psicologica che cosa fa? Prima crea un bisogno di sicurezza, di giustizia, di economico, poi impedisce che l'obiettivo, ripetiamo, può essere una persona, un gruppo, un popolo, per un certo tempo possa soddisfarlo, quindi crea insicurezza, frustrazione e paura, in modo che la persona entri sempre più in tensione, e quando ritiene che la tensione sia sufficiente, attraverso specifici protocolli, segna una modalità, cioè indirizza l'obiettivo al modo per soddisfarlo. Quindi l'obiettivo reagirà immediatamente nella direzione voluta dall'operatore di guerra psicologica per raggiungere e per soddisfare questo suo bisogno. Quali sono, nei documenti che sono sempre reperibili in questi archivi di Stato del Maryland, archivio degli Stati Uniti, i documenti desecretati, è possibile leggendoli capire quali sono i principali step che si utilizzano per creare queste situazioni. Quindi abbiamo detto frustrazione, insicurezza e paura. Sinteticamente sono: creare scarsezza di viveri, irritazioni, bestiari ed altre necessità, sviluppare al massimo la corruzione e la concussione tra i capi e la popolazione, stimolare il dissenso tra le elite politiche e militari, appoggiare forme di sanzioni economiche non giuste, creare inflazione e tassazione esorbitante e non equa, fomentare l'intolleranza razziale e religiosa, creare disunità politica e mancanza di fiducia nei capi,
incoraggiare la discordia tra elementi sociali, politici ed economici, creando risentimento tra loro e contro il governo, creare la mancanza di risorse che possano sostenere l'economia, fomentare rivolte e sovversioni, compiere azioni di sabotaggio, terrorismo e violazione dei diritti umani. Questi sono i principali step. In Italia, questo gioco, il presidente Cossiga in un suo libro Forte il potere ci dice che violenze, assassini e colpi di Stato fanno a pieno titolo parte del gioco politico. In Italia questo gioco, come lo definisce il presidente Cossiga, tra il 1947 e il 1993 tra terrorismo e criminalità organizzata ha provocato 13 stragi, circa 3.000 attentati, quasi 6.000 morti e più di 50.000 feriti. Noi vantiamo il primato non solo di essere stato oggetto del più vasto programma politico di manipolazione, ma vantiamo il primato delle stragi tra i paesi occidentali e vantiamo il primato, se prendiamo un certo periodo di tempo, di magistrati uccisi. Se ampliamo un pochino il periodo di tempo, prima di noi solo la Colombia. Quindi è giusto che il popolo italiano conosca queste tecniche e riesca a capire come si attuano. Infatti, in un'audizione davanti alla commissione stragi, il capo della polizia Vincenzo Parisi, l'audizione del 6 dicembre 1988, ebbe a dire: le stragi e la riproposizione a scadenze più o meno regolari della strategia della tensione possono ritenersi elementi portanti di una pianificazione che mira a costringere un paese in condizioni di debolezza cronica strutturale. Esattamente come nel 1945 era stato detto che sarebbe stato fatto. Forse non nell'interesse dell'Italia, però. La scelta destabilizzante delle stragi appare quindi collocabile nell'ambito di quel carattere di guerra surrogata assunto per molteplici aspetti dal terrorismo. All'Italia spetta il triste primato di essere il paese a democrazia avanzata con il più alto numero di vittime provocate dallo stragismo. Stragi che sono state provocate dal terrorismo ma anche dalla criminalità organizzata, ma visto che siamo in Senato ne facciamo un accenno. L'ex procuratore nazionale antimafia, oggi presidente del Senato, Piero Grasso, in una intervista a Repubblica del 27 maggio 2010 ebbe a dire: nel 1993 Cosa Nostra ebbe in subappalto una vera e propria strategia della tensione che ebbe nelle bombe di Roma, Milano e Firenze soltanto il suo momento più drammatico. Quindi per utilizzare quest'arma e condizionare la vita politica italiana si utilizza anche la criminalità organizzata, e questo potrebbe forse spiegare perché tanti latitanti restano latitanti nelle loro città così a lungo, no? Ma abbiamo detto che viene presa la decisione che l'Italia non possa godere di una libertà politica perché si ritiene che non sia in grado di poter portare avanti una prassi democratica. I primi documenti dei segretati che dimostrano queste influenze sono del 1947, del National Security Council, che dà la possibilità di compiere operazioni psicologiche coperte a supporto delle politiche degli Stati Uniti. Vedremo poi che le politiche cambiano, come è normale che cambino per una nazione. Una volta un obiettivo può essere uno, una volta può essere l'altro. Per quanto riguarda nel 1948 la direttiva 10/2 autorizza la CIA a intraprendere operazioni politiche e paramilitari segrete, cioè a utilizzare degli eserciti non regolari. Per quanto riguarda l'Italia c'è una specifica direttiva dell'8 marzo del 1948, la 1/3, dove gli Stati Uniti invitano a fare un ultimo sforzo anche a rischio della guerra civile per prevenire una partecipazione comunista al governo attraverso mezzi legali, cioè anche se il Partito Comunista vince le elezioni regolarmente, noi si deve impedire questo anche a rischio di una guerra civile e mette a disposizione di gruppi clandestini assistenza finanziaria e militare. Il 4 aprile del 1951 Truman emana la direttiva per una strategia psicologica con un organismo composto dal sottosegretario di Stato, dal vice segretario della difesa e dal direttore della CIA, il cui programma abbraccia tutti i pensieri, tutto il campo del pensiero umano, e che ha come obiettivo non solo contrastare il comunismo, ma anche spezzare in tutto il mondo gli schemi dottrinari di pensiero che forniscono una base intellettuale a dottrine ostili agli obiettivi americani. Dopo questa direttiva viene trasferito in Italia quello che era stato
un agente dell'OSS, il servizio segreto americano durante la seconda guerra mondiale, che poi nel 1973 diventerà direttore della CIA, e che lui nel suo libro La mia vita nella CIA dice: nel 1953 il mio trasferimento a Roma nell'autunno del 1953 segnò l'inizio di un'esperienza grandiosa, una delle sfide più emozionanti che la CIA aveva da offrire: dirigere il più vasto programma di azione politica clandestina intrapresa fino a quel momento e per la verità anche in seguito. E come agisce? Agisce in maniera abbastanza semplice, nel senso che si mette in contatto e in accordo con diversi politici e diversi partiti, finanziandoli, famosi finanziamenti illeciti, ma soprattutto si mette in contatto con quello che era il nostro servizio segreto all'epoca, ma dovremmo dire con i nostri servizi segreti, perché l'Italia vanta anche una pluralità di strutture parallele. Pensate che dal 1943 ad oggi, ma ancora avremo da scoprire, si possono contare ben 8 strutture occulte parallele dei nostri servizi segreti. L'ultimo, scoperto recentemente nel 1998 dallo storico Aldo Sabino Giannulli, è il noto servizio, anche conosciuto come Anello, che era un servizio segreto parallelo finanziato dal Ministero della Difesa, creato nel 1943 dal generale Roatta, che era il capo del SIM, il servizio segreto italiano, nel periodo prima della seconda guerra mondiale e durante la seconda guerra mondiale. Era un servizio mai istituito formalmente, con un organismo estremamente fluido, privo di organigrammi e bilanci e senza neppure una denominazione precisa. Il suo ambito di azione era costantemente circoscritto in un triangolo, i cui vertici erano l'Arma dei Carabinieri e il Servizio Segreto Militare, poi gli ambienti imprenditoriali prossimi alla Confindustria e infine i servizi segreti americani. Il suo referente politico è sempre stato Giulio Andreotti. Quindi che cosa fa questa persona, questo direttore della CIA? Arriva in Italia e inizia a corrompere, a distribuire tangenti, e per le varie operazioni che si renderanno poi necessarie si mette in contatto con le nostre strutture parallele, quindi non solo il nostro servizio segreto ufficiale, ma tutte le strutture che erano state create in Italia e che non erano conosciute, non erano state autorizzate, erano incostituzionali, quindi perché agiscano. E viene stabilito anche, poi vedremo perché vi specifico questo, che il piano di intervento verrà attuato non solo anche al di là del consenso dei governi locali, ma eventualmente, ove i governi locali non siano d'accordo, modificando la struttura dei governi. Cioè noi questa attività la facciamo. Se il governo, il Parlamento ce l'appoggia, bene, se no noi lo cambiamo. Ok? Vediamo adesso come agiscono, perché a volte si commette l'errore di credere che i politici siano tutti collusi. Durante la presidenza di Luigi Einaudi, il rapporto tra il Presidente della Repubblica e il capo del servizio segreto italiano, che all'epoca si chiamava SIFAR, resta limitato al minimo indispensabile. La situazione muta quando viene eletto Presidente della Repubblica Gronchi, perché gli americani lo ritenevano un po' troppo spostato verso idee di sinistra socialiste. E allora che cosa dicono? Carmel Office, che era il consigliere politico del Dipartimento di Stato e collaboratore del capo CIA all'URSS, gli mette a capo del servizio segreto il generale De Lorenzo e gli dice: guadagnati la sua fiducia. E come fa De Lorenzo a guadagnarsi la fiducia di Gronchi? Gli fa un'operazione psicologica. E in che cosa consiste questa operazione psicologica? Fa credere, dandogli notizie prive di fondamento, che la sua vita sia in pericolo, che stiano preparando un attentato. E De Lorenzo si propone come suo salvatore: paura, insicurezza. Un'operazione psicologica fatta a capo dello Stato. E lo storico Mimmo Franzinelli ci racconta e ci dice: il Presidente della Repubblica viene quotidianamente bersagliato da veline e dossier dei servizi in cui si paventa un attentato ai suoi danni. Per dar più credito all'operazione psicologica, le misure di sicurezza al Quirinale e a San Rossore vengono rafforzate. Motovedette della Guardia di Finanza assumono il controllo della fascia costiera antistante la residenza presidenziale per prevenire lo sbarco di un comando da un sommergibile. E Gronchi, terrorizzato, si affida a De Lorenzo, il quale fa piazzare, con la sovrintendenza del colonnello Rocca, di cui poi vi parlerò,
un impianto occulto di registrazione nella tenuta presidenziale di San Rossore. La vicenda poi è finita in una bolla di sapone, frutto che ha fruttato l'immaginario autore della soffiata, ex segretario di Pacciardi, una buona sistemazione all'Agip come direttore delle sedi di Tunisi. Che cosa succede? Gronchi viene spaventato, De Lorenzo è il mio salvatore, mi affido completamente a lui. E infatti il SIFAR inizia a fare un dossieraggio assolutamente illegale e incostituzionale non solo su parte della popolazione, ma successivamente nel 1959 lo estende anche ai politici. Perché si fanno questi dossier? Ci sarà poi una commissione d'inchiesta, perché questi dossier servono innanzitutto a creare delle carte che poi opportunamente al momento opportuno, quando una persona deve essere bruciata, possono essere passate ai giornali. Avete visto come prima delle elezioni ci sono sempre degli arresti eccellenti? Avete notato? Quando siamo sotto elezioni, ministri partono poi se andate a vedere sono magari cose vecchie, vabbè. Ma soprattutto per individuare le persone più facilmente ricattabili. Cioè io, servizio segreto, studio non solo la popolazione, gli imprenditori, i giornalisti, ma anche i politici, perché devo capire quali sono le persone più ricattabili. E poi questi dossier, in base alle esigenze, come scoprirà poi la commissione d'inchiesta che si occuperà di questo caso, vengono anche debitamente manipolati. Cioè spesso contengono notizie assolutamente false. L'importante è individuare le persone. Perché è importante individuare le persone? Perché per compiere delle operazioni in un paese, questo è un altro punto che credo sia importante evidenziare, bisogna avere delle persone sul territorio che conoscono la popolazione. Viene chiamato in gergo il personale straniero di rinforzo, cioè un'operazione psicologica può avere efficacia in un paese soltanto se si conosce il modo di agire di quella popolazione, la cultura, che cosa la fa muovere. Come posso conoscerla, come posso agire se io sono una potenza straniera? Reclutando delle persone che sono cittadini o ex cittadini o che hanno vissuto in quella che viene definita la zona obiettiva. Certo però che queste persone che cosa hanno? Tendenzialmente se io sono di una potenza straniera e le devo reclutare, devo tener conto come operatore che questa persona è tenuta principalmente alla fedeltà al proprio paese, al gruppo etnico, alla politica, alla religione. E allora come faccio a trovare le persone che possono servirmi? Trovo le persone che hanno delle debolezze, devono essere debolezze molto forti, perché lui servirà i miei interessi finché gli interessi coincideranno. E allora gli interessi possono coincidere se io trovo qual è la tua debolezza e l'alimento. Sesso, potere, denaro, presunzione, sono i punti che vengono colpiti maggiormente. Cos'è che ti interessa di più? Io te lo chiedo quello che vuoi. Perché finché tu avrai questo, continuerai a fare il mio interesse, non quello del tuo paese. Questo è molto importante per capire come funziona la politica. Quindi ecco l'esigenza di trovare quei dossier, di fare quei dossier. Le persone quindi che poi vengono scelte come personale straniero di rinforzo non sono dei mostri, sono persone deboli. Vengono scelte proprio perché sono deboli. Noi spesso quando ne vediamo qualcuno, li vediamo tronfi, molto presi dal loro ruolo, no? Che si credono dei quasi semidei. Se sapessero che sono stati scelti perché hanno delle debolezze infinite, forse cambierebbero la loro posizione. Inizia così lo strapotere dei servizi. Guardate che quando si parla di strapotere dei servizi si parla veramente di strapotere, perché i servizi segreti sono in grado, con una velina passata ai giornali concernente notizie scandalistiche vere o no, non importa, di stroncare promettenti carriere. E qui ancora Mimmo Franzinelli, lo storico, che ci fa sapere che il ministro dell'interno Fanfani si è liberato di Attilio Piccioni, insidioso rivale alla guida della DC, rivelando alla stampa il presunto coinvolgimento del figlio Pietro nella misteriosa morte di una ragazza romana, il caso Montesi. Possono anche influire sulle elezioni di un Presidente della Repubblica, e qui è sempre lo storico De Luzis che ci informa che nel 62, ad esempio, ma gli esempi sono tanti, vi cito solo qualcuno perché ho del tempo limitato, quando il settennato del presidenziale di Gronchi era agli sgoccioli e cominciava a profilarsi la candidatura di Leone, che faceva ombra a quella di Segni, l'uomo sul quale De Lorenzo puntava, il SIFAR,
c'era un uomo su cui De Lorenzo puntava su Segni, quindi il SIFAR fece pervenire a tutti i parlamentari una lunga lettera contenente piccanti particolari sulla vita privata della signora Vittoria Leoni. Segni fu eletto con esigua maggioranza, ma ancora di più, perché questi documenti, questi dossier possono influire anche sull'elezione di un Papa. Ed è ancora qui il senatore Cipriani, tramite i suoi dossier, che ci informa che il 10 giugno del 63 il direttore del SIFAR, Egidio Viggiani, interviene pesantemente nella trattativa per l'elezione del nuovo Papa, segnalando al Vaticano che il cardinale Gregorio Pietro Agagianian, di origine armena, inserito tra i papabili, ha una sorella che risulta essere amica di un segretario dell'ambasciata sovietica a Roma, così da favorire la possibilità di elezione del cardinale Giambattista Montini, Paolo VI. Quindi vedete che oggetto di queste operazioni non sono solo la popolazione, poi vedremo come influiscono sulla popolazione, ma sono politici, presidenti, papi. Anche Kennedy è riuscito a fare poco. Kennedy nel 62 decide di appoggiare una cauta apertura a sinistra per quanto riguarda l'Italia. Il Pentagono non è d'accordo. Allora lui che cosa fa? Fa un avvicendamento, dice visto che il Pentagono non è d'accordo devo cambiare persone. Per quanto riguarda l'Italia, Walters, addetto militare presso l'ambasciata americana a Roma, viene sostituito con il più duttile colonnello Strauss. Nonostante questo, Walter, prima di lasciare l'Italia, si accorda con De Lorenzo perché le consegne per quanto riguarda i piani ultra segreti di intervento negli affari italiani continuano a essere riportate a lui e non al suo successore. Bill Harvey, agente CIA conosciuto per il ruolo avuto nell'operazione Mangusta, un programma segreto di propaganda e guerra psicologica e di sabotaggio contro Cuba, e che nel 60 chiese aiuto alla mafia per progettare l'assassinio di Fidel Castro, suggerisce al colonnello Lorenzo Rocca, capo dell'ufficio REI, l'ufficio del controspionaggio industriale, di organizzare squadre d'azione con il compito di provocare incidenti nelle manifestazioni, far compiere attentati contro le sedi della Democrazia Cristiana e di alcuni quotidiani del nord attribuirsi alle sinistre, creare gruppi di pressione che chiedono a fronte degli attentati misure di emergenza al capo del governo e al capo dello Stato. Neanche Kennedy. Quindi c'è qualcosa o qualcuno che non solo tiene in mano, e poi vedremo in che modo, la popolazione, ma che siano papi o presidenti uguali. Queste sono tutte cose documentate e segretate, non sono cose ipotizzate, sono cose successe. E quindi abbiamo visto i poteri di condizionamento sulla politica. Come si fa sulla massa? Sulla massa è ancora più atroce. Un accenno, non è che solo Gronchi, anche Segni è stato oggetto di Psychops, gli facevano arrivare quotidianamente veline allarmistiche alimentando le sue fobie, e anche lui, poverino, fu tenuto in una situazione costante di terrore nei confronti di una possibile invasione, tant'è vero che Pietro Nenni scrive sul suo diario: ho trovato il presidente molto preoccupato, l'ho lasciato ancora più preoccupato, vede Cosacchi in piazza San Pietro. Perché basta capire qual è il punto debole, la paura di quel presidente, e io che sono il servizio segreto gli passo veline che alimentino quella paura. Tutti noi abbiamo più o meno timore di qualche cosa, no? Basta semplicemente individuare. In Italia abbiamo visto prima quanti attentati, quante stragi, quanti morti. La popolazione è stato un obiettivo principale di operazioni di guerra psicologica. Numerosissimi sono stati i protocolli e sono continui uno dietro l'altro. Ne accenno a qualcuno velocemente perché ormai il tempo è quasi scaduto, ma mi interessava analizzare soprattutto quanto anche la politica possa venire condizionata. Intorno agli anni 60 l'operazione e il progetto parte in maniera compiuta, abbiamo visto dal 47, ma diciamo che si palesa e diventa molto più ampio intorno agli anni 60. Viene deciso di attuare proprio un protocollo che poi durerà diversi anni sulla popolazione. L'azione più atroce che viene compiuta, la guerra psicologica prevede che l'uomo venga trasformato in arma. L'azione più atroce che viene compiuta è che si decide che l'arma saranno i giovani, cioè tutti i protocolli di guerra psicologica hanno come obiettivo i giovani. E quindi che cosa si fa? Si inizia a
bombardare con specifiche tecniche la popolazione giovanile. Si iniziano a mettere in pratica delle tecniche di socializzazione della violenza, si dipinge un paese dell'orrore del collasso, molte commemorazioni, liturgie che hanno una forte connotazione per i giovani, no? Sono quasi ipnotici. Si iniziano comunque con delle tecniche molto precise a condizionare i giovani e si inseriscono degli infiltrati nei movimenti di destra e di sinistra, perché si vogliono che le fazioni si scontrino per influenzare l'esito del voto. Come dichiarerà il colonnello Wieser alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla P2, volume 6, tomo 6, pagina 190, che lo vuole andare a vedere, dirà: al preciso scopo di alimentare la tesi degli opposti estremismi, il capitano Labruna, su ordine del capo del SID, che era il servizio segreto, generale Vito Miceli, nel corso di quella campagna elettorale, si sta parlando del 72, aveva fatto collocare bombe carta presso alcune sedi del Movimento Sociale Italiano. Si prendono questi giovani, si alimentano uno contro l'altro, si infiltrano. L'infiltrazione attraverso i movimenti si chiama, come nome di protocollo, Progetto 2, e gli si scatena a seconda del momento, magari per influire su un'elezione, in piazza, o facendo fare delle operazioni, no? Delle uscite notturne in cui si picchiano, in cui si gettano bombe. Si fa credere insomma ai giovani che solo nella lotta la vita è degna di essere vissuta. I giovani rispondono. Quell'anno lì sarà un anno di profondi scontri di piazza. Perché questo? Perché, come ci ha detto anche Parisi, si deve tenere l'Italia in una posizione di debolezza. A un certo punto i giovani di destra e di sinistra però sì, si scontrano in piazza, prendono un sacco di botte nelle università, ma hanno anche un entusiasmo, una carica, perché la violenza su di loro viene continuamente caricata dalle persone che sono all'interno, però vede che né da una parte né dall'altra la situazione si sblocca, cioè quelli di estrema sinistra vedono che la rivoluzione non arriva, quelli di estrema destra vedono che il colpo di Stato, e abbiamo avuto diversi tentativi di colpo di Stato, non andiamo a fine, non c'è. E quindi che cosa fanno? Iniziano a sfuggire un po' alla dirigenza e iniziano a fare delle operazioni non concordate con i vertici. La cosa quindi è molto pericolosa e si deve intervenire. Come ci dice sempre lo vedremo dopo questo. Si deve intervenire. Come si decide di intervenire? Si decide di intervenire con un altro protocollo, di cui ci dà notizia attraverso un documento del ROS, Roberto Cavallaro. Un altro protocollo si chiama Blue Moon e ci dice: nel 1972 l'operazione coperta denominata Blue Moon venne attuata in Italia e consiste nella diffusione di sostanze stupefacenti negli ambienti giovanili al fine di provocarne la destabilizzazione, ridurne l'impegno politico e renderli facilmente manipolabili, mentre una concomitante campagna stampa deve ritrarre i giovani in maniera tale che le rivendicazioni legittime si trasformino a livello di comunicazione come un'imposizione frenetica di godimenti, droghe e coiti. Allora io ho caricato i giovani non iniziano a avere un'autonomia che per me è pericolosa, in più c'è una buona parte della popolazione giovanile che ha scelto il pacifismo, non so se vi ricordate negli anni 60, no? E scegliendo questo pacifismo contesta anche le guerre che in quel momento ci sono, come ad esempio la guerra in Vietnam. Come io disinnesco una cosa che ho innescato? Diffondendo sostanze stupefacenti. Questi sono tutti i protocolli. Altra cosa a cui accenno molto velocemente, ma ci sarebbe molto da dire, a un certo punto dal terrorismo indiscriminato di quegli anni si passa a un terrorismo selettivo, si passa dalla strategia della tensione per individuare un certo periodo di tempo storico italiano a cosiddetti anni di piombo. Sempre in un documento che è presso la commissione della P2, volume 7, tomo 1, per chi lo vuole andare a trovare,
viene emanato un filmano, il 3031, che indica, secondo quanto riportato da un documento firmato dal generale Westmoreland, il 18 marzo 1970, il terrorismo come fattore interno stabilizzante. Ora non posso parlare di tutti gli step che prevede, perché il tempo è limitato e ci tiranno questo documento, però lui dice che il terrorismo è un fattore interno stabilizzante per questo paese, quindi io lo voglio alimentare. E tutti ricordiamo, e chi non può ricordare sicuramente sarà stato informato di cosa abbiano significato quegli anni, prima con gli attentati, le stragi e poi con le brigate rosse, il terrorismo in Italia. Bene, diciamo che in quel momento, 5 minuti e poi concludo, solo per dare, visto che è arrivato il professor Galloni, quindi in quel momento c'era un pericolo nel mondo che era il pericolo comunista, quindi l'obiettivo era contrastare il pericolo comunista. Nel 1989 crolla il muro di Berlino, il pericolo comunista non c'è più. Parte della politica italiana ritiene di potersi riprendere in mano la sua politica, dice finalmente avete fatto quello che avete fatto, ci sono stati dei problemi in Italia, ci sono stati dei condizionamenti della nostra politica in virtù del fatto che avevamo il partito comunista italiano molto forte, c'era questo periodo. Ora non c'è più, ci riprendiamo la nostra politica. E così la pensa Andreotti, che nel 1989, dopo il crollo del muro di Berlino, quando diventa Presidente del Consiglio, ha la necessità di ristrutturare un pochino la nostra politica, sia economica che monetaria, perché quando all'inizio degli anni '80 l'Italia aderisce alla deregulation voluta da Ronald Reagan e da Thatcher, c'è il divorzio tra la Banca d'Italia, poi ci illustrerà meglio forse il professor Galloni, c'è il divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro, questa politica negli anni fino a quel momento, diciamo, il debito sul PIL era attestato intorno al 50%. Dopo 10 anni di questa cura si alza vertiginosamente il debito pubblico e le industrie soprattutto ritengono molto più remunerativo investire nella finanza che non nello sviluppo. Quindi Andreotti dice benissimo, adesso non c'è più il pericolo comunista, ci riprendiamo la nostra politica, chiama il professor Galloni, se non sbaglio, poi mi correggerà se sbaglio, per cercare di riassestarre la finanza. Il professor Galloni può lavorare pochissimo perché viene fermato, perché c'è già un nuovo obiettivo. Non c'è più il pericolo comunista, ma il timore che l'equilibrio che per quasi un secolo aveva retto il mondo crollato possa portare a nuovi conflitti, porta alcune persone in Europa, ma anche nel mondo, a stabilire come nuovo obiettivo l'Europa unita. E come ci riferisce Ciampi in un libro che vi consiglio, Non è il paese che sognavo, dice si deve fare ora, si deve fare subito, anche se non c'è nulla di pronto, la facciamo comunque. Cosa c'è di pronto? L'ECU, perché è un po' di tempo che noi abbiamo fatto degli esperimenti, la facciamo sulla moneta. Non ha questa Europa nulla a che vedere col progetto originario. Altiero Spinelli voleva un'Europa socialista, dove le imprese più importanti, i settori più importanti dell'economia non fossero lasciati ai privati, comunque il manifesto degli enti poteri si può leggere, dice la facciamo subito. E quindi le politiche dei vari paesi non possono essere lasciate tranquille perché c'è un nuovo obiettivo. Il professor Galloni viene fermato e incredibilmente ci sarà poi un periodo di stragismo, 92-93 lo ricordiamo, però anche Andreotti, che in quel momento lì, in quegli anni, è il più papabile a diventare Presidente della Repubblica, viene colpito da delle dichiarazioni che qualche anno prima Tommaso Buscetta non aveva fatto. Tommaso Buscetta torna nel nostro paese e inizia a delineare le responsabilità di Andreotti, per cui si apriranno tutti i processi per mafia, omicidio Pecorelli. È una scoperta recente che riporta Stefania Limiti nel suo libro Doppio livello. Qual è? Ci informa che una coraggiosa giornalista britannica, Jane Ryder, viene in possesso di un documento del 6 agosto 87 sulla collaborazione di Tommaso Buscetta. La collaborazione di Tommaso Buscetta con la CIA è iniziata nel 1966. È importante? Quindi nel momento in cui parte della politica decide di riprendersi in mano la politica del paese perché il pericolo comunista non c'è più, chi decide di fare questo viene fermato o finisce in processi grazie alla testimonianza di un collaboratore CIA. Molte altre cose ci sarebbero da dire, quello che volevo però un po' mettere in chiaro era come queste tecniche, che sono le più importanti,
vengano quindi utilizzate contro presidenti, politici, per influire sulle elezioni di papi, sulla popolazione, creando delle tragedie, delle infezioni che durano per generazioni, e come sia importante, quindi è doveroso da parte nostra, ma di tutti, ma noi che siamo sicuramente stato un obiettivo privilegiato, conoscerne, perché solo conoscendo quali sono queste tecniche, che, attenzione, sono sempre le stesse, perché la psicologia dell'uomo non cambia, quindi una volta capito il meccanismo non solo si riconoscono, ma si riconoscono, si ha la capacità di vederle, noi possiamo difenderci e quindi affrontare la nostra quotidianità, che siano votazioni o altro, in maniera assolutamente più consapevole e quindi libera. Giovanni Fasanella, giornalista ormai da anni impegnato nella ricostruzione del non detto della storia italiana, al 21° libro, autore di Colonia Italia, già il titolo ci suggerisce qualche cosa, insieme a Mario José Cereghino. Giovanni Fasanella, buongiorno. Sì, buongiorno a te. Io mi sono imbattuto in un articolo che parlava del tuo ultimo libro e ne sono rimasto affascinato, perché quando si pensa alle ingerenze nella storia del nostro paese, le ingerenze dall'estero, specialmente negli ultimi tempi, si pensa sempre agli Stati Uniti d'America. Invece tu hai scritto un libro, ma più di uno, che racconta come le interferenze di Sua Maestà, e parliamo del Regno Unito, hanno da anni cercato di conformare, di manipolare l'opinione pubblica in Italia per ottenere i loro scopi. Ecco, a me piacerebbe molto che tu facessi una storia in questo senso, ovviamente per quello che si può fare in una ventina di minuti, di come questo influsso ha cambiato le nostre vite nella sostanza. Guarda, basta aprire una cartina geografica e vedere dov'è l'Inghilterra, un'isola del nord Europa, dove sono stati per molti decenni e ancora oggi i suoi interessi economici, strategici, militari, il Nord Africa, l'Africa, il Medio Oriente, l'estremo Oriente. Che cosa c'è tra la Gran Bretagna e i suoi interessi? C'è il Mediterraneo e al centro del Mediterraneo c'è l'Italia. Quindi già dai tempi del Risorgimento l'Italia per la Gran Bretagna era una postazione di fondamentale importanza, attraverso la quale poteva controllare i suoi domini e le sue rotte marittime verso le zone sensibili. Quindi il controllo, l'Inghilterra ha esercitato un controllo sull'Italia già a partire dal Risorgimento ed è una storia ancora in corso. Quindi Giovanni, entrando nel dettaglio, che cosa succede dalla Seconda Guerra Mondiale in poi? Beh, succede che l'Italia perde la guerra e che tra Gran Bretagna e Stati Uniti c'è una visione molto, conflittuale sul problema Italia, sul come cioè trattare il nostro paese. Per gli Stati Uniti noi eravamo un paese cobelligerante, cioè che si era autoliberato dal nazifascismo combattendo a fianco degli alleati. Per la Gran Bretagna invece noi eravamo un paese sconfitto, punto e basta, cioè quindi un paese soggetto ai vincoli imposti attraverso trattati internazionali dalle potenze vincitrici alla nazione sconfitta. Questo ha determinato il corso degli eventi della storia successiva, cioè della storia italiana dei decenni successivi praticamente sino ai giorni nostri. Perché la Gran Bretagna poi ha avuto un occhio particolare sull'Italia, al punto da ottenere al tavolo della pace, cioè quando le grandi potenze vincitrici cominciarono a spartirsi il mondo in aree di influenza, all'interno del campo atlantico la Gran Bretagna pretese e ottenne dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica una sorta
di diritto di supervisione sull'Italia. Quindi l'Italia dalla seconda guerra mondiale in poi è paese che appartiene all'area di influenza britannica. E questa influenza come si è esplicata? Bisogna stabilire una differenza importante ancora una volta, tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Gli Stati Uniti hanno combattuto anche in Italia una guerra contro il comunismo, legittima, illegittima a secondo dei punti di vista, ma hanno combattuto una guerra contro i comunisti. La Gran Bretagna non ha combattuto solo una guerra contro il comunismo, ha combattuto una guerra anche contro l'Italia e in modo particolare contro quella parte della classe dirigente italiana del secondo dopoguerra, penso ai De Gasperi, ai Mattei, ai Fanfani, ai Vanoni, fino ad Aldo Moro. Quella parte dirigente della classe italiana sovranista, cioè che pur nel contesto di un'alleanza internazionale, l'Italia faceva parte di questo campo del mondo, l'Occidente, l'alleanza atlantica, ma all'interno di questo contesto si muoveva con una propria visione sulla base di un proprio interesse nazionale. Era l'Italia del dopoguerra uscita a pezzi e che però voleva crescere, voleva riprendersi, voleva ricostruire le proprie istituzioni, voleva ricostruire il proprio sistema economico e per poterlo fare aveva bisogno di quella, quella materia prima che è il sangue, l'ossigeno per ogni sistema, e cioè il petrolio, l'energia. Ecco, questo è stato all'origine di un conflitto con la Gran Bretagna che dura ancora oggi. Parliamo facendo nomi proprio pratici. Enrico Mattei. Stavo arrivando, Enrico Mattei. Noi raccontiamo in Colonia Italia come la Gran Bretagna, che ha esercitato un controllo pressoché assoluto sul nostro sistema di informazione, ha usato la stampa, i giornali, gli opinion leaders, gli intellettuali per orientare l'opinione pubblica e tentare di condizionare le scelte politiche dei partiti e dei governi. Una di queste grandi scelte su cui la Gran Bretagna ha tentato di condizionarsi è stata appunto la politica mediterranea, la politica energetica, la politica petrolifera dell'Italia. De Gasperi, presidente del Consiglio nel 1953, aveva il mandato britannico di sciogliere l'Agip. Mattei nel 1953 era stato messo alla presidenza dell'Agip per sciogliere, e invece di sciogliere l'Agip lui fondò l'ENI, grazie anche a un decreto del Presidente del Consiglio, appunto Alcide De Gasperi. E dopo aver fondato l'ENI, Mattei cominciò ad attuare una propria politica, perché non era accettata l'Italia di Mattei, l'Italia di quegli anni, l'Italia dell'ENI al tavolo delle grandi compagnie internazionali, in modo particolare quelle britanniche, con pari dignità. Era accettata, era ammessa a sedersi tutto al più su uno strapuntino, ma Mattei e l'Italia di quegli anni non volevano assolutamente dipendere dal punto di vista energetico dalla Gran Bretagna, per cui cercarono autonomamente le fonti di approvvigionamento, offrendo ai paesi produttori di petrolio, che erano quasi tutti controllati dalle compagnie britanniche, condizioni più favorevoli. E questo, c'era la regola del 50-50, la famosa regola del 50-50, 50% ai produttori, 50% alle compagnie petrolifere straniere. Questa è la regola imposta
dalle famose sette sorelle. Mattei cambiò le regole dello scambio, proponendo il 25% alle compagnie, cioè all'ENI, e il 75% ai produttori. Per cui i paesi produttori di petrolio trovarono più conveniente fare affari con l'Italia che non con la Gran Bretagna. E ovviamente, diciamo, questo disturbò parecchio gli inglesi. Nel libro raccontiamo di come la macchina, ecco, la rivelazione di questo libro è l'esistenza di una vera e propria macchina della propaganda occulta britannica, e questa macchina venne scagliata contro De Gasperi, contro il suo pupillo politico e il suo erede politico Attilio Piccioni, attraverso la macchina del fango. De Gasperi venne coinvolto in uno scandalo, il famoso scandalo Guareschi-De Gasperi, delle lettere che poi risultarono false, fabbricate dalla propaganda occulta inglese, e l'erede di De Gasperi, Piccioni, venne coinvolto in un altro scandalo, quello famosissimo di Vilma Montesi, la ragazza trovata morta sulla spiaggia di Tor Vaianica. Il figlio Attilio, il figlio di Piccioni, Attilio, venne coinvolto in quello scandalo, e il padre, ministro degli esteri, e sodale di De Gasperi e protettore di Mattei, venne travolta da quell'ondata di fango, e poi lo scandalo si rivelò completamente infondato, perché lo scandalo, le responsabilità del figlio di Piccioni non erano quelle che la campagna ispirata dalla macchina occulta britannica gli aveva attribuito, tant'è che Piero Piccioni fu qualche anno dopo prosciolto nel processo, e quindi risultò innocente. Questo è solo un esempio di come la Gran Bretagna è intervenuta pesantemente nelle nostre vicende interne, e adesso ho citato due episodi che sono collegati proprio a un fatto, diciamo, specifico di guerra energetica, di guerra petrolifera: l'Iran di Mossadegh, che aveva nazionalizzato il petrolio britannico, e la Gran Bretagna reagì imponendo l'embargo, e l'Italia dell'ENI e di De Gasperi violarono quell'embargo, e Winston Churchill, allora premier britannico, come raccontiamo nel libro, ci sono dei documenti desecretati inglesi, ordinò ai suoi apparati di dare una lezione agli italiani perché avevano osato violare l'embargo imposto dagli inglesi contro l'Iran. E quindi la morte di Mattei, che ricordiamolo, cadde nel suo aereo privato nei pressi di Landriano, in provincia di Pavia. Sulla morte di Mattei, quell'episodio lo ricostruiamo nel libro precedente, Il golpe inglese, ma parliamo anche di lui in questo libro, perché sono emersi nuovi documenti sulla guerra scatenata dalla macchina della propaganda occulta contro Enrico Mattei. Enrico Mattei, che attraverso la sua politica emargina progressivamente le compagnie, gli interessi britannici, in area che la Gran Bretagna, gli inglesi consideravano, cito testualmente un documento, per importanza seconde soltanto alla Gran Bretagna stessa. Quindi aree come la Libia, come l'Egitto, come l'Iran, come l'Iraq, che per gli inglesi erano di vitale importanza. E Mattei andò a ficcare il naso con la sua politica in queste zone, disturbando, anzi emarginando addirittura nel corso degli anni la presenza britannica. In questi documenti Mattei viene definito dagli inglesi un pericolo, cito testualmente, un pericolo mortale
per gli interessi britannici nel mondo. Ce n'è un altro che fa venire, un altro documento che fa venire la pelle d'oca, perché è un documento del 1962, in cui gli inglesi dicono: abbiamo tentato di fermare, anzi, prima dicono è una verruca, è un'escrescenza da rimuovere in ogni modo. E poi in quel documento del 62 gli inglesi dicono: abbiamo tentato di fermarlo in tutti i modi, non ci siamo riusciti, forse è giunto il momento di passare la pratica alla nostra intelligence. 6 mesi dopo Enrico Mattei morì nell'incidente aereo che tu hai ricordato e che oggi sappiamo con certezza anche sul piano giudiziario che fu un sabotaggio. La vicenda di Aldo Moro invece? La vicenda di Aldo Moro si colloca esattamente nello stesso contesto della vicenda di Enrico Mattei. Aldo Moro è stato l'erede della politica mediterranea di Aldo Moro. Tra il 1969 e il 1975 Aldo Moro è stato l'ispiratore della politica estera italiana, era il ministro degli esteri in diversi governi. Ed era diciamo, e riuscì a mettere a segno ulteriori colpi contro gli interessi inglesi in Libia. In Libia ci fu, certo, non è che gli italiani scherzassero a loro volta. In Libia nel 1969, Moro ministro degli esteri, ci fu un colpo di Stato che rovesciò la monarchia filo-britannica e portò al potere il colonnello, dovrebbe dire qualcosa questo nome, Muammar Gheddafi, addestrato nelle accademie militari italiane. E Gheddafi è vero che cacciò via gli italiani, ma subito dopo nazionalizzò il petrolio che era controllato dalle compagnie britanniche, espulse dalla Libia le basi militari britanniche e iniziò un rapporto privilegiato con gli italiani, grazie al quale l'Italia conobbe un periodo di grande benessere economico. E poi negli anni successivi anche altri colpi messi a segno nell'Iraq, nell'Iraq dove il regime nazionalista aveva espropriato, nazionalizzato il petrolio controllato dalle compagnie britanniche ed era entrato, e Leni era riuscito a penetrare anche lì grazie ovviamente ai successori, alla dirigenza dell'Eni di Mattei, ma soprattutto grazie alla politica estera di Aldo Moro. Bene, nei documenti di Colonia Italia ne pubblichiamo uno che veramente fa venire i brividi. È del gennaio del 69. Ho già i brividi, ti posso confermare dopo queste tue testimonianze. Niente. Nel gennaio del 1969 il responsabile della macchina della propaganda occulta britannica a Roma, se vuoi ti dico il nome, insomma, ma nel libro c'è il nome, c'è anche la data del documento, il documento è riportato con tutti i suoi riferimenti archivistici, per cui chiunque voglia andare a controllare può farlo. E dice, insomma, attraverso la macchina della propaganda occulta non abbiamo ottenuto grandi risultati contro questa classe dirigente italiana. Forse, anzi non forse, invita il suo governo a passare ad altri metodi. Dobbiamo adottare altri metodi. Quali metodi? Questa parte del documento è oscurata ancora oggi, è ancora oggi coperta dal segreto. Io continuamente chiedo agli opinionisti, ai direttori di giornali, alla stampa, ma perché non chiedete
al governo britannico la desecretazione di quella parte del documento in cui sono spiegati gli altri metodi da utilizzare contro l'Italia a partire dal 1969. Nel 1969 ci fu la strage di Piazza Fontana e iniziò una stagione di sangue, lo stragismo, il terrorismo che toccò il suo punto più alto con il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro. E anche qui c'è da dire qualcosa a proposito dell'intervento britannico. Nel 1976, questo è provato perché sono gli stessi documenti inglesi desecretati e conservati nell'archivio di Stato di Kew Gardens, a disposizione di tutti. Gli stessi documenti inglesi, dicevo, raccontano di un progetto, di un tentativo di colpo di Stato organizzato, progettato dagli inglesi nei primi 6 mesi del 1976 per bloccare la politica di Aldo Moro. Quel progetto venne sottoposto all'attenzione degli alleati francesi, tedeschi e americani. I francesi aderirono immediatamente perché l'Italia era un concorrente temibile anche per i francesi, non solo per gli inglesi. E quindi i francesi aderirono immediatamente a quel progetto, mentre americani e tedeschi si mostrarono molto più scettici e dissero agli inglesi: ma voi siete pazzi, un colpo di Stato in Italia, a parte i contraccolpi negativi nell'opinione pubblica per l'alleanza atlantica, ma poi c'è una sinistra forte, c'è un'organizzazione sindacale molto radicata, cioè ci sarebbe una reazione e quindi il bagno di sangue. E gli inglesi allora misero da parte il progetto di un colpo di Stato vero e proprio, classico. E però c'è un altro documento che pubblichiamo nel libro. Scrivono: visto che non è possibile attuare un colpo di Stato militare classico per l'opposizione di Germania e Stati Uniti d'America, passiamo a un piano B. Qual era questo piano B? Purtroppo anche in questo caso, come nel documento che ho citato prima, c'è soltanto il titolo, e il titolo, ti devo dire, è agghiacciante, e lo voglio citare proprio testualmente. Il titolo di questo documento è l'appoggio a una diversa azione sovversiva per bloccare Aldo Moro. Appoggio a una diversa azione sovversiva. Quale poteva essere questa azione sovversiva? Naturalmente io non lo so, perché anche questa parte del documento è ancora oggi secretata, protetta dal segreto. A suo tempo venne oscurata persino agli americani e ai tedeschi. E anche in questo caso non mi sforzo di chiedere agli opinionisti italiani, alla stampa italiana. Siamo un paese in cui rivendichiamo tutti i giorni verità e giustizia. Quando ci troviamo di fronte a documento di questo tipo, ma che ci vuole a chiedere agli inglesi di desecretare anche questo documento per capire quale poteva essere la diversa azione sovversiva contro Moro? Magari non c'entra nulla con il sequestro e l'assassinio, le cui responsabilità ovviamente ricadono sulle Brigate Rosse italiane. Magari attraverso la desecretazione di documento scopriamo che la diversa azione sovversiva con cui gli inglesi volevano bloccare Aldo Moro era soltanto una scampagnata della regina Elisabetta in Italia. Ma sai, già la parola sovversiva non è che sia di buon auspicio o si possa prendere così alla leggera.
Certo, però mi darebbero subito del complottista se dicessi, se entrassi più nei dettagli. Ma nel nostro libro noi non facciamo della dietrologia, non facciamo del complottismo, ci basiamo esclusivamente sui documenti. Ci sono due documenti drammatici, che segnano due fasi drammatiche della nostra storia: Piazza Fontana e l'assassinio di Aldo Moro. Entrambi questi documenti sono incompleti, sono ancora oggi segretati e, visto che la Gran Bretagna è un paese nostro amico, è un paese addirittura nostro alleato, sarebbe utile per noi sapere se questo paese amico ha avuto un qualche ruolo oppure no nella strage di Piazza Fontana e nell'assassinio di Aldo Moro. Il ruolo del Regno Unito nella politica italiana, cioè le sue ingerenze, la sua manipolazione dell'opinione pubblica, è ancora attivo, è ancora pressante, esercita ancora un'influenza oppure nel tempo si è attenuato? Qui, diciamo, allo stato delle nostre ricerche, che ovviamente continuano, non posso fare riferimenti precisi per il momento a dei documenti, che ci stiamo ancora lavorando, ma sulla base di quello che abbiamo letto e pubblicato finora, ho ragione di ritenere che oggi il controllo britannico sul nostro paese sia ancora più forte di prima, perché hanno distrutto quella parte della classe dirigente che si opponeva, che aveva una visione dell'interesse nazionale d'Italia ed era entrata in conflitto con gli interessi britannici e si opponeva al predominio britannico nel nostro paese e voleva esercitare un ruolo nell'area del Mediterraneo e in Medio Oriente. E quella parte della classe dirigente italiana è stata completamente rasa al suolo. Oggi noi abbiamo, ahimè, un ceto politico debole, fragile, che insomma abbiamo esponenti di governo e non solo di governo, anche d'opposizione, ai quali se vai a chiedere chi era Aldo Moro, chi era Enrico Mattei, chi era Ezio Vanoni, credo che pochi saprebbero rispondere con cognizione di causa. Abbiamo un ceto politico fragile, debole e succube. Quando dici che una classe dirigente che aveva a cuore gli interessi di questo paese è stata rasa al suolo, facciamo nomi, a chi ti riferisci? Beh, mi riferisco a tutto al ceto politico della Prima Repubblica. Con questo non voglio ovviamente dire che fosse tutto rose e fiori, certo, però è indubbio ed è innegabile, lo sostengo anch'io, che diciamo, quella classe politica è stata fatta fuori anche perché non rispondeva agli interessi dei cosiddetti poteri forti. esattamente, era una classe politica corrotta, su questo non c'è dubbio, era una classe politica delle mazzette, dobbiamo ripetere tutto quello che di negativo si può dire sulla classe politica della Prima Repubblica, ma era la classe politica di un sistema, di un regime bloccato, tra l'altro, bloccato anche per imposizione straniere, bloccato per un accordo anche per vincoli imposti nel trattato di pace nel 1947. Sai, questo nessuno lo sa, ma sai che cosa prevede? E quel trattato di pace è ancora in vigore perché è stato costituzionalizzato. Prevede, per esempio, c'è una clausola, è l'articolo 16, di quel trattato, il quale dice che le autorità politiche italiane si impegnano a garantire l'impunità a tutti i cittadini italiani che hanno aiutato la causa alleata a partire dal 1943, cioè dallo sbarco alleato in Sicilia. E lo sbarco alleato in Sicilia fu fatto anche grazie all'appoggio dei boss mafiosi. E allegato a quell'articolo c'è un elenco di nomi che è ancora oggi segreto, ai quali e nomi di persone alle quali le autorità politiche italiane non potevano e probabilmente non possono ancora oggi torcere un
capello. E non mi stupirei se in quell'elenco si trovassero tantissimi boss mafiosi che hanno segnato tragicamente la storia della Sicilia e non solo del dopoguerra. Questo solo per fare un esempio di come poi il regime italiano si è corrotto, il regime politico italiano si è diciamo così strettamente collegato anche con i poteri malavitosi. Questo è accaduto anche perché le mafie erano funzionali agli interessi delle potenze vincitrici della guerra. Ora, naturalmente, quindi, ripeto, io non voglio alleggerire le responsabilità enormi del ceto politico gigantesche della Prima Repubblica, però non c'è dubbio che quel ceto politico fu raso al suolo anche perché si opponeva come dicevo prima, al predominio britannico, agli interessi britannici, agli appetiti britannici sul nostro sistema economico. Si opponeva alle privatizzazioni, alla svendita dei nostri gioielli di famiglia, come è accaduto purtroppo dopo il crollo della Prima Repubblica e come temo accadrà ancora di più oggi. L'Italia oggi è un paese impoverito. L'Italia oggi è un paese che ha perso posizione anche perché il suo sistema economico, i suoi gioielli di famiglia sono stati svenduti a interessi stranieri. Ma se tu oggi dovessi fare una classifica dei paesi che maggiormente hanno ingerenza nel nostro paese, quindi non so, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, questa classifica come sarebbe? Ma guarda, l'Italia è sempre stato ovviamente un campo di battaglia fra interessi, questo è dalla notte dei tempi, quindi non c'è solo la Gran Bretagna ovviamente che manovra, che interviene, ma se io dovessi fare una classifica direi che per certi aspetti gli Stati Uniti d'America, diciamo, hanno un'influenza per quanto riguarda, diciamo così, il sistema della sicurezza globale. L'Italia ancora oggi, gli americani si erano illusi, commettendo un grave errore, finita la guerra fredda, che morto il comunismo l'Italia avesse perso la sua funzione strategica e quindi mollarono un po' la presa, consentendo ai francesi e soprattutto agli inglesi di tuffarsi diciamo, proprio nelle nostre vicende interne. Poi in realtà con l'emergere del nuovo pericolo, del nuovo nemico, e cioè il terrorismo di matrice islamista, l'integralismo islamico. Noi siamo che peraltro hanno contribuito a creare, insomma. Che peraltro hanno contribuito a creare anche loro, ma noi siamo proprio seduti sul cratere di un vulcano, perché dopo all'inizio degli anni 90, cioè la corrente islamista premeva dalle ex repubbliche sovietiche asiatiche fino all'Algeria e al Marocco, passando ovviamente attraverso il Medio Oriente. Quindi gli americani capirono di aver commesso un errore e che si doveva riprendere un po' in mano la situazione italiana, ed è quello che fecero. Ma gli americani, diciamo, più che interessi economici, hanno interessi strategici legati alla sicurezza. La Gran Bretagna, che è la grande piazza finanziaria del mondo, è la capitale della finanza nel mondo, è invece intervenuta con tutt'altri obiettivi. Quindi c'è questa differenza, quindi vede Stati Uniti e Gran Bretagna, ma ancora una volta gli Stati Uniti in un contesto che è quello della sicurezza di quest'area del mondo, la Gran Bretagna che è il proprio esclusivo interesse nazionale, perché gli inglesi sempre e solo questo hanno fatto. Ma tu nelle tue ricerche, Giovanni, ti sei occupato per caso anche dei Britannia? Mi sto occupando. Te ne stai occupando? Sto occupando del Britannia e ripeto, essendo
Io e Ceredino, due ricercatori abituati a scrivere sulla base dei documenti, procediamo, diciamo, Con cautela. con cautela, perché tutto quello che scriviamo deve essere sostenuto diciamo, da prove documentali inconfutabili. Insomma, credo che chiunque abbia ascoltato questa tua testimonianza sia rimasto un po' agghiacciato, molti avranno di che riflettere. Sono sicuro che ci saranno molte domande, qualche obiezione, per cui vorrei strapparti la promessa di tornare qui per rispondere in qualche modo e per continuare questo discorso che io reputo veramente interessante e soprattutto fondamentale, per non continuare a occuparsi degli scontrini di Marino, ma occuparsi davvero e finalmente delle cose che contano. Torni? Molto volentieri.